Sono proprio fortunata. Ho avuto paura, pensavo tu fossi un bandito. Per una donna sola non è tanto facile cavarsela di questi tempi. Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle sensualissime protagoniste del cinema italiano degli anni 70 e 80. La protagonista di questa puntata l'avete scelta voi partecipando al sondaggio della soffitta. Vi ricordate di Laura Gemser? Che fine ha fatto la bellissima Emmanuelle Nera, icona del cinema erotico degli anni 70? Scopriamolo insieme in questo video. Oggi ci immergeremo nella vita e nella carriera di un'icona indimenticabile del cinema erotico degli anni 70, Laura Gemser, la celebre Emmanuelle Nera. Attraverso la sua storia esploreremo il fascino e il mistero che circondano questa figura affascinante e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro il velo delle luci della ribalta. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Laura Gemser. Che stanchezza. Sono già 2 giorni che viaggio. Cambio zona. Capisci? Voglio stare con te. Certo. Laura Gemser, nata a Surabaya in Indonesia il 5 ottobre del 1950, ha vissuto un percorso di vita straordinario che l'ha portata dai Paesi Bassi all'Italia, dal mondo della moda al grande schermo. La sua bellezza esotica e il suo talento naturale l'hanno resa una figura inconfondibile del mondo del cinema. Tuttavia c'è molto di più dietro quegli occhi scintillanti, quei sorrisi seducenti e quel corpo mozzafiato che ci hanno affascinato sul grande schermo. La conosciamo per la sua interpretazione della protagonista nella fortunata saga cinematografica Emmanuelle Nera, 7 film che negli anni 70 fecero volto scalpore, esattamente come lo fecero tante altre pellicole girate da Laura Gemser, che esordì nel 1974 con Amore libero, Free Love, regia di Pier Ludovico Pavoni. In quel film, nei titoli di coda, viene accreditata come Emmanuelle e aveva una relazione con un italiano interpretato da Enzo Bottesini, il giornalista sdoganato da Rischiatutto di Mike Bongiorno. Immaginate la determinazione e il coraggio che servivano a Laura per intraprendere un viaggio così audace, dall'Indonesia ai Paesi Bassi e successivamente in Europa fino all'Italia, alla ricerca di un sogno nel mondo del cinema. Questa audacia si è trasformata in successo quando ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema proprio nel 1974 e quello stesso anno esce Emmanuelle l'Antivergine, secondo film della saga di Emmanuelle, primo in cui appare Laura Gemser, anche se la protagonista è Sylvia Kristel. L'anno dopo però arriva lo scandaloso Emmanuelle Nera, in cui troviamo per la prima volta Laura come protagonista. Sul set del film, la Gemser conobbe Gabriele Tinti, che divenne in seguito suo marito. Fu l'inizio di un lungo sodalizio cinematografico, quello tra l'attrice e il suo alter ego, nella finzione filmica. Saga questa di Emmanuelle che l'ha resa un'icona. Interpretando il ruolo della protagonista in questa serie, Laura Gemser ha sfidato i confini del pudore e dell'espressione sessuale dell'arte, catturando l'attenzione di spettatori di tutto il mondo. Ma ciò che l'ha resa ancora più affascinante è la sua risolutezza nel mantenere la sua integrità artistica, rifiutandosi di oltrepassare certi limiti e rinunciando alle scene pornografiche nonostante la pressione dell'ambiente in cui lavorava. Cos'è questo rumore? Non ti preoccupare, non è niente di grave. Ora passiamo dal meccanico e gli faccio dare un'occhiata. Lui è uno che sa dove mettere le mani. È bravissimo. E vedrai che in 4 e 4/8 elimina il disturbo. In alcune interviste Laura ricorda quel periodo con molta disinvoltura e spensieratezza. Ecco, in fondo si cela una riflessione profonda, la capacità di rimanere fedeli a se stessi, di mantenere un senso di dignità personale, anche in un mondo, come quello del cinema, che spesso cerca di forzare i confini.
È una lezione preziosa quella che possiamo trarre dalla vita di Laura Genser, l'importanza di ascoltare la propria voce interiore. Non importa quanto forte sia il richiamo dell'ambiente circostante. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo lasciami un like. Negli anni '80 Laura Genser è poi scomparsa dalle scene come Manuel, pur girando molti film con Joe D'Amato. Ha avuto anche ruoli in film non Mi erotici. dispiace che tu te ne vada, davvero. A essere sincera, dispiace anche a me, Susan. Ci stavamo proprio divertendo, eh? Già. Nel 1991 un evento le cambia tragicamente la vita, la morte del marito. In anni recenti conduce una vita molto riservata a Roma, dove fa la costumista. Di lei si sa poco, anche se l'interesse intorno al suo personaggio ha spinto molti cineasti a tentare di intervistarla. Una delle sue ultime uscite pubbliche è addirittura a fine anni 90, quando partecipa al funerale di Joe D'Amato. A chi gli ha chiesto come mai la scelta di ritirarsi, lei ha risposto molto simpaticamente: al limite posso essere la nonna di Emmanuel. La sua carriera artistica quindi si è conclusa nel 1991, ma Laura Genser ha continuato a suscitare interesse e curiosità, dimostrando ancora una volta la sua unicità e la sua capacità di lasciare un'impronta duratura. Le sue parole scherzose sull'essere appunto la nonna di Emmanuel ci invitano a riflettere sulla natura effimera del tempo e su come le identità cambino, si trasformino nel corso della vita. Ma non per tutte è stato semplice vivere quel periodo cinematografico così disinibito, riuscendo a rimanere se stesse. Clicca sul video qui accanto per scoprire cosa è successo a quest'altra bellissima attrice.